Rieccoci con un nuovo video. Come potete ovviamente notare già da due elementi, l'argomento è la tipologia di stesa. Allora, innanzitutto l'argomento, abbiamo i Romantic Tarot, quindi parleremo di amore, e poi la disposizione della videocamera rispetto appunto alla mia solita postazione. In questo caso è in verticale, perché utilizzeremo il metodo del palazzo degli dei. La domanda che infatti andremo a fare quest'oggi agli arcani è: come vivrò l'amore durante questo periodo estivo? Ovviamente il palazzo degli dei ci fornisce una indagine molto dettagliata per quanto riguarda il vostro passato più lontano in amore, il passato più recente, il presente, come vi state comportando voi in questo momento, se c'è qualcosa eventualmente da rivedere. Due carte fondamentali che rappresentano i problemi e i blocchi che vi impediscono di riuscire ad ottenere quello che volete, cioè una sorta di stabilità da un punto di vista emotivo. Infine, che cosa voi vorreste realmente, cioè cosa c'è realmente nel vostro cuore, che cosa dovreste fare che invece non fate, l'ambiente professionale, come in qualche modo vi condiziona, il vostro ambiente familiare, ovviamente anche a sua volta con i propri condizionamenti positivi o negativi, andremo poi a vedere, la linea di tendenza futura, quindi se il soggetto non cambia nulla del proprio presente o del proprio modus operandi, l'aiuto esterno che vi può appunto arrivare ed infine il vostro futuro. Quindi l'amore nel vostro passato, presente e futuro. Ovviamente un futuro che si circoscrive alle prossime settimane e ai prossimi mesetti. Quindi se ci sarà qualcuno che in particolar modo appunto riuscirà a conquistarvi e riuscirà a farvi battere il cuore. Questo a prescindere dal fatto che voi siate o meno persone impegnate, perché è chiaro che anche una persona impegnata può sentirsi delusa del proprio rapporto ufficiale e quindi ovviamente cercare qualcos'altro. Ok? Allora, io cerco di allontanare il più possibile il cofanetto dei Romantic Tarot, proprio perché appunto sapete che ci vuole chiaramente uno spazio abbastanza importante, sono 13 posizioni, 13 arcani, ed oltretutto queste carte sono piuttosto grandine nella edizione originale dello Scarabeo. Allora, io intanto mescolo gli arcani, quindi per il principio di sincronicità che guida tutte le mie stese, cerchiamo di chiedere a questi arcani qualcosa del vostro amore passato, presente e futuro. Vediamo se c'è qualche bella sorpresa o qualche particolare aiuto da parte del destino. Vediamo un po' come sarà questa estate da un punto di vista appunto sentimentale, proprio perché stiamo utilizzando appunto i Romantic Tarot. Ok.
Perfetto. Ok. Allora, partiamo dalla prima posizione. Sì, credo di averle posizionate abbastanza bene, poi comunque sapete che io ve le faccio comunque vedere. Allora, prima posizione abbiamo detto il passato. Allora ragazzi, cosa si intende per passato? Un passato lontano in questo caso, quindi da qualche settimana a qualche mese fa o addirittura anche anni. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta della temperanza, mamma mia, la carta della pazienza. Avete dovuto veramente, mamma mia, pazientare e attendere. Cosa? Chi? Ovviamente che si realizzassero in qualche modo i vostri sogni e i vostri desideri. Avete dovuto cercare un equilibrio tra ciò che volevate realmente e ciò che invece avevate, tra ragione e sentimento, tra tutto ciò che potevano essere i vostri desideri, le vostre aspirazioni e invece tutto quello che, diciamo, il karma vi presentava dinanzi. La temperanza rappresenta, assieme tra l'altro a pochissimi altri arcani maggiori, cioè assieme per esempio all'eremita e alla giustizia, dei tempi epici. Quindi effettivamente per ottenere qualcosa necessitava da parte vostra di tanta attesa. Sapevate di essere nel giusto, sapevate che comunque piano piano, man mano, potevate ottenere qualche risultato con, per esempio, qualche compagno, con qualche partner di turno, ma mai niente di così effettivamente eclatante. La temperanza, ragazzi, per quanto riguarda i sentimenti, non ci parla di grandi passioni brucianti, ok? Non è il carro, non è la forza, non è il diavolo. Parla di rapporti che sì, potevano essere rapporti nati sicuramente con grande trasporto, per carità, con tenerezza, con dolcezza, con anche sentimenti, ma non c'era quel trasporto vivido di cui voi avevate bisogno. Questo anche nel caso in cui voi siate tuttora impegnate, anzi forse a maggior ragione, nel senso che la temperanza ci parla un po' di noia, ossia di una situazione che a volte diventa effettivamente stagnante, una fissità che vi annoia. Voi sapete che gli arcani vanno analizzati anche da un punto di vista numerologico. La temperanza è il 14° arcano, dove appunto il numero 14 viene scomposto dal numero 10 e dal numero 4. Il numero 10 rappresenta comunque un ciclo nel pieno del suo apice, il numero 4 rappresenta però appunto un ciclo che si è compiuto, che ha dato una sorta di realizzazione, ma che poi ha portato anche ad una sorta di stagnazione. Quindi un eccessivo immobilismo, vi ripeto, un incedere lento che non sempre vi ha dato l'idea di poter appunto arrivare a qualche risultato in più. Potreste aver incontrato persone che vi hanno promesso molto, perché la temperanza rappresenta anche gli scambi, questi fluidi che appunto vengono trasferiti da un contenitore all'altro, quindi in qualche modo avete trovato persone che vi hanno magari incensato di complimenti, vi ripeto, di promesse, di progetti, ma nulla di fatto. Comunque vi ripeto, qualcosa che si sarebbe realizzato, sì, ma in tempistiche eccessivamente lunghe. Quindi tutta questa situazione di stagnazione in realtà vi ha creato del malessere, del malumore e spesso dell'impazienza, che è proprio il contraltare negativo della temperanza.
Quindi tempistiche lunghe, per esempio siete state impegnate in rapporti extraconiugali, per cui magari l'altra persona era impegnata e non lasciava mai la compagna ufficiale, quindi siete appunto rimaste in attesa, oppure storie che non prendevano forma, quindi sì, forme di corteggiamento, eccetera, ma niente di concreto. Tra l'altro, vi ripeto, la temperanza rappresenta gli scambi comunicativi anche social, quindi magari tante chat, conoscenze, che però non portavano mai a nulla di realmente solido, stabile e passionale. Quindi vi è mancata un po', diciamo, quella spensieratezza, quel brio, quella vivacità con cui in realtà andrebbero vissute le storie. Quindi potreste aver incontrato anche persone sbagliate, o potreste in questo momento essere legata a una persona che sentite non essere più compatibile a voi. Vediamo nel passato più recente, quindi un passato che va da poche ore addirittura a pochi giorni, massimo qualche settimana. Qui abbiamo il 4 di denari. Allora, il 4 di denari, ecco, vedete, di nuovo un 4 ripetuto, quindi un attaccamento allo status quo, perché il 4 di denari rappresenta anche un immobilismo non solo subito ma anche voluto. Quindi probabilmente vi siete trovate nella condizione di dover scegliere se appunto rinunciare al vostro status quo e iniziare qualcos'altro, oppure appunto se rimanere in una condizione di partenza, per esempio con il vostro compagno ufficiale, oppure nel caso in cui siate single, da single. Evidentemente avete scelto di dare spazio al vostro equilibrio, cioè non vi siete gettate a capofitto in situazioni del tutto nuove. Non abbiamo un 3 di denari che ci parla di collaborazione, o un 6 di denari, di piccoli scambi comunque proficui. Qui abbiamo un 4 di denari, quindi comunque non voler più di tanto turbare il proprio equilibrio, probabilmente portate da una grande diffidenza in riferimento al passato, o comunque avete cercato di mettere chiarezza, di fare chiarezza nella vostra interiorità. Il 4 di denari è una carta che appunto ci parla anche di stabilità, di equilibrio mentale. Quindi avete cercato in qualche modo di non farvi del tutto raggiungere da personaggi di cui voi non vi fidavate abbastanza. Se notate infatti in questa carta, questo 4 di denari è rappresentato da una bellissima donna molto procace, ammirata da quest'uomo che la sta spiando da lontano e che tende a volersi avvicinare. Ma questa donna non è interessata a lui, non sta ricambiando lo sguardo, anzi sta guardando proprio da tutt'altra parte, cioè si lascia guardare sicuramente, ragazzi, il corteggiamento, ma a chi non piace? Però un conto è sicuramente essere corteggiate, un conto è lanciarsi a capofitto in una nuova storia. Voi avete evitato questa seconda condizione, o comunque avete diffidato molto di determinate conoscenze, e molto probabilmente avete fatto bene, perché la carta successiva al 4 di denari è proprio il 5 di denari, che è la carta degli amorazzi, quindi di situazioni molto superficiali, basate unicamente sull'aspetto materiale, quindi sull'erotismo e la sessualità. Di conseguenza avete evitato di crearvi degli ulteriori problemi oltre quelli che già avevate. In altri mazzi più tradizionali, non in questo ovviamente, il 4 di denari è rappresentato generalmente da una figura maschile che, ben seduta in maniera molto solida e stabile, si aggrappa al suo trono o a tutto ciò che lo sta sostenendo. Quindi in realtà avete cercato sostegno magari nella vostra famiglia o nel consiglio di amici, nella vostra quotidianità, ma avete proprio cercato di non perdere la testa.
di non farvi imbrogliare, di rimanere il più possibile lucide, ragionando in maniera razionale. Ma perché non vi fidate? Perché, vi ripeto, avete incontrato troppi chiacchieroni, troppe parole che però non si sono concretizzate. Vediamo il vostro presente a questo punto. Qui abbiamo il 6 di bastoni. Allora, in realtà nel presente, ragazze mie, qualcuno interessato a voi c'è, perché 6 di bastoni mi parla del successo. Quindi guardate questo giovane che porta in barca appunto questa donna e ovviamente si aspetta di poterla chiaramente conquistare, trascorrendo un pomeriggio piacevole. Quindi ci sono delle persone molto interessate a voi. Persone interessate a voi, parliamo di bastoni. Attenzione, il fine ultimo di questa giornata sul lago è chiaramente il poter eventualmente godere anche di un'ottima sessualità in ambito serale / notturno. Quindi in realtà è chiaro che queste persone, o questa persona in particolare che voi avete, che vi ronza attorno, è una persona o sono persone che si aspettano ovviamente da voi un ritorno. Un ritorno di che tipo? Materiale, fisico. Quindi ad oggi, ve lo garantisco, qualcuno c'è. Molto spesso mi capita di sentirmi dire da clienti, ma anche da amiche, ma io non vedo nessuno. Non c'è nessuno che in qualche modo mi corteggia. Certo, perché deluse da quello che potreste aver incontrato sino ad ora, anche la capacità percettiva, non dico che scompare, ma è come se un po' si spegnesse. Questo è ovvio, ma vi posso assicurare che in questo momento, nell'attuale presente, nel momento in cui voi andrete a guardare questo video, qui c'è qualcuno. Non necessariamente una sola, tra l'altro, possono essere anche più di una persona interessate a comunicare, carta di bastoni, con voi per arrivare ad una vittoria, 6 di bastoni. Ovviamente però, parlando appunto di bastoni, parliamo di fuoco, quindi di persone molto accese che vi desiderano sessualmente. Quindi qui abbiamo sicuramente molte persone attratte da voi, che vi ammirano però anche, quindi non persone innamorate, non persone che vi amano di nascosto, eccetera, ma persone che vi desiderano e che vi stimano, perché il 6 di bastoni rappresenta anche l'apprezzamento su tutto ciò che una persona è e una persona ha e dimostra di essere. Quindi in questo caso qui abbiamo questo meraviglioso 6 di bastoni che deve farvi capire, ragazze, che persone interessate a voi ci sono. Ora, che poi voi in questo momento non siate disposte a in qualche modo iniziare un qualcosa di nuovo, perché ovviamente c'è della diffidenza e non volete creare scossoni nel vostro status quo, va benissimo, ma qui qualcuno di interessato c'è, da un punto di vista professionale, negli ambienti che frequentate, anche negli ambienti ludici o vacanzieri ed anche per esempio sui vari social. Quindi qui qualcuno c'è di interessato a voi. Vediamo come voi vi state comportando in questa situazione. Ragazze, l'appeso. Allora, ve lo dicevo con questo 4 di denari, voi non volete più soffrire e quindi è come se in qualche modo in questo momento stiate castrando l'appeso dei vostri desideri e dei vostri sentimenti. Quindi probabilmente c'è ancora qualcuno che in qualche modo alberga nel vostro cuore o nella vostra mente. Oppure avete capito che ci sono delle persone interessate a voi, sapete chi è o chi sono queste persone che vi ho appena menzionato con il 6 di bastoni, ma cercate appunto di evitare di incappare in altre situazioni spiacevoli, diciamolo fuori dai denti, ragazze, non volete più avere fregature, e di conseguenza è chiaro che con l'appeso andate un po' a rallentare con i vostri comportamenti determinate situazioni.
Però in realtà l'appeso non è un comportamento negativo. Perché? Perché il 12° arcano maggiore ci riporta ad un momento di stand-by che permette all'individuo di uscire da una fase critica per poter vedere poi la situazione da un nuovo punto di vista. Ok? Quindi è come se aver dovuto pazientare per tanto tempo ad oggi vi permette di analizzare in maniera razionale la vostra vita per poter in qualche modo vedere e rivedere quello che non vi ha fatto bene e quindi poter veramente capire chi deve stare al vostro fianco e chi deve uscire per sempre dalla vostra vita. Perché l'appeso parla di un grosso cambiamento che voi avete tutte le intenzioni di apportare nella vostra esistenza e che apporterete nella vostra esistenza, proprio perché guarderete tutto ciò che vi circonda, le persone che avete conosciuto fino adesso, le persone che vi ruotano attorno ad oggi, le guarderete da un nuovo punto di vista e finalmente riuscirete a capire cosa fare di voi e di queste persone, dei vostri sentimenti. Per iniziare una fase completamente nuova, il 12° arcano maggiore, seguito dal 13°, la carta della morte, l'arcano senza nome, che rappresenta il cambiamento, il tagliare, il recidere proprio dei rami secchi. Quindi è un percorso evolutivo importante il vostro. Siamo partiti da una persona che ha portato anche troppa pazienza, ad una persona che ora è stanca e che dice adesso mi prendo del tempo per me. Adesso devo controllare bene come stanno andando le cose. E fate bene ed è così che dovete fare. L'appeso a volte può essere anche visto come un individuo un po' egoista, perché si prende del tempo lui, fregandosene comunque poi di quello che possono pensare gli altri. Ebbene, è questo quello che dovete fare. Perché adesso tocca a voi far aspettare gli altri. Gli altri hanno fatto aspettare voi, ora tocca a voi. Ragazze, se sentite la necessità, dice questo arcano, di chiudere dei rapporti, rifletteteci e poi decidete, perché evidentemente ci sono stati dei rapporti che vi hanno provocato sacrificio e sofferenza. Voi siete rimaste per troppo tempo ad attendere. Adesso basta attendere. È ora che anche voi prendiate del tempo per voi stesse, per capire e finalmente apportare un grande cambiamento. Quindi un po' di sano egoismo nella vita fa bene. Soprattutto quando parliamo d'amore. Troppi sacrifici, la carta dell'appeso, troppe attese, la carta della temperanza. Avete aspettato troppo i tempi degli altri. Ora che siano loro ad aspettare i vostri. Cercate di guardare bene, con attenzione, amici e nemici, perché poi dovrete fare una grande scrematura. Vediamo però gli ostacoli. Cosa rappresenta un blocco? 5 di bastoni e il cavaliere di coppe. Allora, qui c'è già un personaggio maschile, cavaliere di coppe, e il 5 di bastoni. Allora, questa è una posizione che rappresenta una situazione di presente. Voi sapete che però in tarologia il presente non è un presente tout court, cioè può rappresentare anche un passato più recente o anche un futuro imminente, però molto più vicino del futuro che vedremo nelle carte successive. Quindi voi potreste o già aver litigato, o essere in un momento di fermo, o litigare con una persona di sesso maschile che ha generalmente, in quanto ad età anagrafica, tra i 30 e i 40-45 anni. È un individuo di coppe, quindi potrebbe essere segno di acqua, quindi Scorpione, Cancro, Pesci, oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni,
Oppure, nel caso in cui voi riusciate a controllare il tema natale di questa persona consultando le effemeridi, è una persona che potrebbe avere i pianeti principali che strutturano la nostra personalità, quindi fondamentalmente appunto Venere, piuttosto che in particolar modo la Luna, ma anche Marte, appunto l'aggressività verbale e non, mi auguro di no, e comunque Mercurio, quindi la comunicazione. Ecco, potrebbe avere questi pianeti nei suddetti segni zodiacali, cioè per esempio potrebbe avere la Luna in Pesci, piuttosto che Mercurio in Scorpione, che potrebbe causare questi litigi, Quindi qui c'è una discussione. Il 5 di bastoni, ragazzi, per definizione, proprio da manuale, rappresenta il conflitto. Vedete, qui ci sono tante donne che in realtà stanno litigando per avere l'attenzione di quest'uomo. Quindi voi potreste sicuramente incappare in una discussione con quest'uomo, oppure a causa di quest'uomo, cioè voi potreste essere molto gelose di altre presenze femminili attorno a questa persona che per voi è importante. Il cavaliere di coppe generalmente è un uomo di bell'aspetto e che molto probabilmente vi ha colpito, vi colpirà, vi ripeto, a breve, ma è anche una persona molto corteggiata e che potrebbe a volte scadere un po' nel libertinaggio, quindi non è necessariamente un uomo fedele. Oppure, vi ripeto, potreste essere state deluse, ecco qua il passato, da una persona non fedele che vi ha fatto sentire in una sorta di harem. Questo è un blocco, è un elemento negativo, vi ripeto, che o c'è già nel vostro presente, o c'è stato, o ci sarà a breve. Perché viene indicato in maniera così importante, addirittura da occupare la posizione centrale del Palazzo degli Dei? Perché ovviamente questa situazione, nel caso in cui sia già avvenuta, è sicuramente una situazione che vi ha molto addolorato, perché vi siete sentite proprio tradite, una tra le tante. Questa persona non vi ha fatto sentire speciali o uniche, perché evidentemente era una persona molto poco fedele che ha conosciuto più donne probabilmente anche contemporaneamente. Quindi una persona menzognera e bugiarda, che era sì legata a voi, perché parliamo di un cavaliere di coppe, ma in maniera non fedele, o è una persona comunque che vi ha raccontato diverse menzogne. Oppure, vi ripeto, potreste conoscere questa persona, però entro veramente brevissimo tempo, e accorgervi immediatamente che non è la persona giusta per farvi arrivare a quel cambiamento di cui vi ho parlato prima. Cioè state diventando estremamente selettive, ma proprio a seguito di tutto quello che vi è successo nel passato. Quindi attenzione a questo personaggio, che ovviamente ha una connotazione caratteriale davvero poco invitante da un punto di vista sentimentale. Però effettivamente è una persona che vi ha deluso particolarmente, o che ovviamente vi deluderà. Vediamo ciò che voi vorreste, cosa c'è nel vostro cuoricino. Mamma mia, la torre. Allora, ai ai ai, probabilmente vorreste punire questa persona, perché la carta della torre è proprio la carta della punizione severa. Voi state un po', non dico cercando vendetta, però è come se in qualche modo voi stesse aspettando al varco queste persone che probabilmente vi hanno fatto attendere troppo o che si sono comportate in maniera così poco leale nei vostri confronti. Quindi state cercando il momento giusto per poter in qualche modo, tra virgolette, vendicarvi di queste persone o di questa persona in particolare, tagliando definitivamente ogni rapporto con questa persona. Cioè evidentemente o non vi è stata data l'ultima parola, o queste persone
vi ronzano attorno, ma in qualche modo non hanno mai chiarito la loro posizione. Ecco, è come se voi in questo momento steste pronte un po' lì con la mannaia, proprio per cercare di attendere il momento buono per tagliare finalmente i ponti, completamente però, perché la torre parla proprio di una chiusura immediata, repentina, dovuta però chiaramente a degli errori molto gravi che sono stati commessi da queste persone per arroganza e anche un po' per follia, perché la carta della torre rappresenta colui o coloro che in qualche modo hanno sfidato il potere di Dio, quindi persone che hanno sfidato la vostra pazienza, in questo caso fuori di metafora. Quindi evidentemente avete trovato, sì certo, persone molto sleali, qui mi viene veramente particolarmente ribadito, ma state veramente cercando giustizia e siete pronte a rimandare al mittente qualsiasi forma di tentativo di tornare da voi, di comunicazione. Tra l'altro il cavaliere di coppe, come altro significato, è il ritorno di una persona del passato, quindi attenzione, perché nel caso in cui questa posizione non riguardi qualcosa che è già passato o che è in essere, potrebbe, ma proprio a brevissimo ragazzi, tornarvi una persona del vostro passato e avere sicuramente un bel bisticcio. Ma qui c'è la torre, voi siete pronte proprio a eliminare questa persona esattamente così come è arrivata, o anche altre persone. La torre è un arcano molto severo, che vi ripeto ci parla proprio di giustizia. Quindi siete stanche delle solite parole, delle solite promesse che poi ovviamente non portano a nulla di buono. Siete stanche di stupidaggini, di follie, di persone menzognere e avete tutta l'intenzione di portare un crollo in queste situazioni. Perché ci sono persone che si sono comportate, vi ripeto, in maniera arrogante, irragionevole, in maniera troppo ambiziosa. Queste persone hanno pensato, e questo ve lo devo dire ragazze, di poter tirare troppo la corda con voi, ma perché purtroppo, ecco qui, vedevano questa pazienza con voi, questa temperanza. Quindi sono persone che obiettivamente in questo momento meritano di essere abbandonate, meritano di essere veramente lasciate lì dove sono state fino ad ora e dove voi le rimanderete con grande piacere. Quindi sono sicura che saprete come comportarvi, ve lo dicevo con la carta dell'appeso. Voi taglierete dei ponti, siete troppo stanche, ma io ve l'avevo già detto, Quindi qui c'è un grosso cambiamento e parte da un tagliare netto con determinate persone, in particolar modo con questo cavaliere, che è un gran bel furbetto. Vediamo che cosa voi dovreste fare ma che non fate, cioè quel consiglio in più, dai, che vi possono dare gli arcani. La regina di bastoni, ragazze, cercate di darvi arie. Allora, la regina di bastoni, come la regina di coppe, rappresenta la consultante. In tarologia, voi lo sapete che ogni arcano ha un ruolo ben preciso, ok? Quindi la regina di denari, la regina di spade rappresentano l'altra o comunque una rivale. In questo caso siete voi che dovete veramente riprendere totalmente il controllo di voi stessi, anche del vostro aspetto fisico, perché generalmente la regina di bastoni è estremamente femminile, sensuale, seduttiva, cioè è la donna che tutti vogliono. Ecco, vi viene consigliato in qualche modo di, tra virgolette, civettare un po', darvi, vi ripeto, un po' di arie per farvi voi rincorrere dalle persone. Non dovete rincorrere nessuno. La regina è tale perché è lei che comanda della sua vita, del suo cuore, del suo corpo. Vi ripeto ragazze, basta attesa. Prendetevi i tempi che meritate, chiudete con tutto ciò con cui dovete chiudere, ciò che vi ha deluso, ciò che non vi serve. Cercate di dare libero spazio ad altro, mostratevi nella vostra bellezza, sensualità,
perché vi ripeto, la caratteristica della regina di bastoni è proprio la sensualità, la capacità attrattiva da un punto di vista sessuale ed erotico. Ok, quindi dovete cercare di dare meno sentimento, infatti non è venuta una regina di coppe, quindi dedicarvi meno agli altri da un punto di vista emotivo, ma in qualche modo facendo notare a queste persone: tu aspetti troppo, guarda cosa stai perdendo. Quindi cercate di dedicare molto più tempo, vi ripeto, alla cura di voi stesse, del vostro aspetto fisico, della vostra bellezza. Fate quello che vi piace fare. È una regina, quindi è lei che ha il controllo. Lei non deve chiedere il permesso a nessuno. Ok? Quindi cercate di ritagliarvi dei vostri spazi solo per voi stesse, per migliorare. Ok? Quindi cercate veramente di farvi ammirare per le vostre qualità e le vostre doti, perché siete una regina. Voi avete un valore inestimabile che le altre persone sino ad ora non hanno tanto riconosciuto. Lo stanno riconoscendo adesso nel presente con questo 6 di bastoni, ma nel passato no, ragazze. Vediamo a questo punto l'ambiente professionale, come può aiutarvi, il vostro o quello anche delle altre persone. Qui abbiamo il 20° arcano, ossia il giudizio, vi aiuta. Allora, voi potreste usufruire di un ambiente professionale, quello in cui lavorate voi, per esempio, che appunto potrebbe darvi degli ottimi spunti da un punto di vista sentimentale. La carta del giudizio ci parla infatti di una nuova conoscenza, tra l'altro a breve, perché la carta del giudizio è una carta molto veloce, quindi una persona che voi potreste incontrare, vi ripeto, o sul vostro ambito di lavoro, sul vostro posto di lavoro, oppure sul posto di lavoro dell'altra persona, cioè per esempio voi potreste recarvi in un negozio e potreste rimanere folgorate dal proprietario di questo negozio, un esempio sciocco ma per farvi capire. Oppure voi potreste essere per esempio un medico e potrebbe venire da voi un nuovo paziente per una visita e chiaramente da questa visita potrebbe nascere una grande amicizia e successivamente anche un bellissimo rapporto sentimentale. Perché? Il giudizio ci parla proprio, vi ripeto, di un incontro in ambito professionale, quindi o il vostro o comunque quello dell'altra persona. In tempi veloci, quindi si sta parlando tra pochissimi giorni o al massimo tra qualche settimana, un mese al massimo. Quindi c'è l'arrivo di una persona che comunque vi farà tra l'altro una grande sorpresa ed è come se in qualche modo vi ridestasse da un periodo di torpore in cui veramente voi eravate sprofondate. Il giudizio rappresenta anche la rinascita, quindi in mazzi più tradizionali è rappresentato da due individui, generalmente un maschio e una femmina, che risorgono, escono dal proprio sepolcro, dalla propria tomba. Quindi in realtà per voi sarà una rinascita questa persona. Una persona con la quale ci saranno notizie, messaggi, telefonate, sms, quindi molti contatti. Quindi vi verrà riconosciuta la vostra bellezza. Ecco qui, infatti, vicino alla regina di bastoni c'è proprio il giudizio, quindi c'è il risveglio dei sensi che voi in qualche modo apporrete grazie alla cura che avete in qualche modo dato e dedicato e che dedicherete a voi stesse. Quindi la vostra vita andrà a cambiare. Ci sarà un incontro molto importante. Attenzione però, la carta del giudizio, tra l'altro guardate esattamente nella stessa posizione del cavaliere di coppe, perché ovviamente le stese vanno analizzate anche da questo punto di vista, a seconda della posizione nell'ambito della stesa, appunto il giudizio ci può parlare anche di un ritorno. Quindi il risveglio, appunto, la rinascita di una situazione che si era interrotta. Quindi qui a brevissimo sempre potrebbe ritornare una persona del vostro passato. La carta del giudizio, tra l'altro, è abbinata molto spesso al segno dello Scorpione, che è appunto un segno d'acqua.
Quindi vi ripeto, qui ci sarà sicuramente o qualcuno del passato che ritorna, che voi potreste rivedere nel vostro ambito professionale o nel suo ambito professionale, oppure una nuova persona che rappresenterà per voi un colpo di fulmine e quindi una sorta di anima gemella. Vediamo l'ambiente familiare. Allora, come vi condiziona? Qui abbiamo il Fante di Spade. Allora, nel caso in cui voi siate impegnate, ragazze, il Fante di Spade rappresenta la spia e quindi potrebbe essere il vostro compagno ufficiale. Attenzione, perché è una persona molto attenta. Ok, il Fante di Spade proprio per eccellenza è colui che osserva, è colui che non si muove, ma cerca in tutti i modi di ottenere delle informazioni. Oppure potrebbe rappresentare, nel caso in cui comunque voi non siate impegnate, o nel caso in cui comunque voi siate impegnate ma non è il vostro compagno, qui c'è un elemento familiare, quindi qui parliamo però dell'ambiente familiare più stretto, quindi familiari nel senso di figli, nel caso abbiate dei figli già abbastanza grandi, parenti, cugini. C'è qualcuno che ha la lingua lunga e che in qualche modo spia, ma in maniera malvagia però, per pettegolezzo, tutto ciò che voi fate. È una persona che potrebbe cercare di mettervi i bastoni fra le ruote. Vi ripeto, non si sta parlando di amici, colleghi, conoscenti, qui proprio parla dell'ambiente familiare. Quindi genitori, figli e parenti stretti. Quindi attenzione alla presenza, vi ripeto, o di un compagno effettivamente molto attento, per cui nel caso in cui voi abbiate delle altre conoscenze o vogliate comunque in qualche modo iniziare delle nuove conoscenze pur essendo già impegnate, attenzione perché c'è una persona che vi sta osservando, che è in allerta e che spia tutto, non si muove. Quindi non è una persona che in qualche modo vi fronteggia apertamente, che vi dice ho notato che stai scrivendo ad una persona che non sono io, cosa stai combinando? No, non è una persona che agisce così, è una persona che agisce nell'ombra, quindi attenzione, ma potrebbe essere, vi ripeto, anche un parente, un figlio, comunque un cugino, un nipote, qualcuno di cui non dovreste fidarvi, che potrebbe aver notato qualcosa e potrebbe avere la lingua troppo lunga. Quindi cercate veramente di proteggere voi stessi da questo personaggio. È un fante, quindi generalmente è un'energia maschile, piuttosto giovane, che potrebbe generalmente aggirarsi intorno ai 30 anni. Ma al di là di queste connotazioni, attenzione perché potrebbe proprio essere un individuo molto curioso, anche molto intelligente, che però potrebbe ficcare il naso in situazioni delicate che a lui non devono interessare e che potrebbero anche intralciare dei vostri risultati. Quindi mi raccomando, prudenza e riflessione prima di agire, perché qui ci sono dei personaggi furbetti che non rispettano le regole, non leali, senza scrupoli e con poca morale. Inoltre, nel caso in cui in questo caso non stiamo parlando di un individuo vero e proprio, potremmo parlare di un'energia negativa, quindi di notizie che non vi faranno del tutto piacere, ma che in qualche modo potrebbero irritarvi. Quindi, se l'ambiente professionale vi darà invece grandi opportunità, ma veramente grandi opportunità, attenzione all'ambiente familiare, perché in realtà non è così proficuo come vuol far sembrare. Vediamo la linea di tendenza futura, cioè che cosa accadrà nel prossimo futuro, a cosa voi andrete incontro entro breve tempo, nel momento in cui voi non andiate a cambiare nulla della vostra situazione presente. Quindi, per esempio, non ascoltiate il consiglio degli arcani e non cerchiate di rimettere al proprio posto, ad esempio, questo cavaliere. Vediamo un po' che cosa potrebbe accadere.
la regina di spade. Allora, attenzione ragazze, attenzione, perché qui potreste, ecco qua, cosa vi ho detto, incappare nella scoperta evidentemente di una rivale, di una persona al fianco di quest'uomo. Quest'uomo, vi dicevo, non è una persona leale e potrebbe avere qualcun'altra. Quindi attenzione che qui potrebbe saltar fuori una rivale che potrebbe scoprire qualcosa, per esempio l'interesse che questa persona ha per voi o il ritorno di questa persona nella vostra vita, e di conseguenza potrebbe tranquillamente mettervi i bastoni fra le ruote, proprio perché la regina di spade è una donna comunque molto attenta e furba, come tutti i personaggi di spade, appunto l'abbiamo detto poco fa, con la carta del fante di spade tendono a spiare. Quindi questa è una donna che sicuramente è una sorta di compagna, magari non del tutto ufficiale, ma tendenzialmente di questo cavaliere di coppe, oppure comunque anche di altre persone che andrete a conoscere, che non saranno del tutto libere. Di conseguenza, attenzione a questo personaggio, perché è una persona che in qualche modo potrebbe appunto mettervi i bastoni fra le ruote, anche semplicemente zizzaniando, perché chiaramente la regina di spade non agisce più di tanto, proprio come nel caso del fante, ma tendono ad avere un mentale e quindi anche una capacità comunicativa un po' troppo tagliente, quindi tendono a creare anche un po' di zizzania, come se queste persone creassero ad hoc dei litigi, quasi anche godendone. Quindi è un personaggio femminile non proficuo per voi. Potrebbe però appunto arrivare anche da questo fante di spade, cioè potrebbe essere non una persona legata a questo cavaliere di coppe o alle persone che andrete a conoscere, ma potrebbe essere una parente, perché la regina di spade purtroppo potrebbe essere addirittura, mi auguro di no, ma una madre, una vedova, una donna molto fredda, algida, molto severa. Generalmente la regina di spade tra le 4 regine non è la più giovane, quindi potrebbe avere dai 40 a 45 anni in su. Quindi attenzione a questa figura femminile, che vi ripeto potrebbe in qualche modo intralciare i vostri piani, o perché è la compagna ufficiale di qualcuno che vi ronza intorno, vi ronzerà intorno e scoprirà che quest'uomo è interessato a voi, oppure è una parente che però è veramente parente serpente in questo caso, cioè è veramente una persona che finge di essere amica, di essere dalla vostra parte, ma che in realtà è tutto fuorché dalla vostra parte. Quindi prestate molta attenzione a questa figura. Ovviamente parlando di spade potrebbe avere segno zodiacale in un segno appunto d'aria, quindi Bilancia, Gemelli ed Acquario, potrebbe avere l'ascendente in uno di questi 3 segni, o nel tema natale potrebbe avere appunto i pianeti che strutturano la personalità, quelli che vi ho appunto elencato prima, in questi segni. Potrebbe avere per esempio la Luna in Gemelli o Mercurio per esempio in Bilancia, quindi questa doppiezza nel comportamento e anche nel in qualche modo darsi agli altri, mostrandosi innanzitutto amichevole, ma in realtà è solo un tentativo per tenervi d'occhio, e anche tanto per invidia, perché i personaggi di spade tendono molto ad invidiare gli altri, hanno un mentale particolarmente pesante e sono persone anche molto vendicative. Quindi a breve sicuramente qui c'è una figura femminile da tenere a bade, con la quale potreste appunto avere delle discussioni. Vediamo a questo punto il karma, se in qualche modo vi apporterà ad un aiuto. Vediamo un po', un aiuto esterno. Oh, che bello, mamma mia, il re di coppe, certo che vi aiuta. Allora, qui arriva un innamorato pazzesco.
Però, allora, il re di coppe in realtà potrebbe essere una persona impegnata, ragazzi, io ve lo dico chiaramente. Quindi potrebbe essere sicuramente un individuo, poi tra l'altro viene anche vicino a questa regina di spade, quindi potrebbe essere appunto una persona molto interessata a voi. È un re, quindi non è chiaramente un fante, quindi non stiamo parlando di un trentenne assolutamente, stiamo parlando di una persona che potrebbe avere dai 40-45 anche anni in su, quindi è una persona veramente adulta, un segno d'acqua, quindi cancro, scorpione o pesci, oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure appunto un tema natale ricco di questi tre segni. È un uomo ben visto, di bell'aspetto e molto corteggiato. Generalmente le figure di coppe effettivamente sono personaggi molto corteggiati. È una persona che si perderà per voi, perché mi viene di coppe, quindi è un uomo che proverà un sentimento importante. È una persona che vorrà costruire un rapporto con voi, a prescindere che possa essere o meno impegnato. Però è chiaro che venendomi in questa posizione accanto alla regina di spade, purtroppo potrebbe essere una persona impegnata. Mi viene nella posizione dei regali, tra virgolette, del karma, quindi in qualche modo il destino vi verrà in aiuto e vi farà incontrare questa persona, ve l'ho detto con la carta del giudizio, quando meno ve lo aspettate. Sarà un colpo di fulmine con questa persona, tra l'altro a brevissimo tempo, perché parliamo di coppe, ma anche perché in realtà i re rispetto alle regine e ai fanti rappresentano delle tempistiche lunghe. Re e cavalieri rappresentano dei tempi molto veloci che in qualche modo si esauriscono in un massimo di qualche giorno, massimo appunto qualche settimana. Quindi qui sicuramente entro pochissimo tempo voi conoscerete questa persona. Sarà una persona molto importante per voi. Ci sarà subito un grande feeling da un punto di vista sentimentale, ma anche da un punto di vista erotico, ragazzi, perché sicuramente parliamo di coppe, quindi guardate quanti fluidi, ok? Quindi questa è una persona che è disposta a versare del suo in questa coppa. Ovviamente mi fermo qui, è già chiaro, no? Fuori di metafora a cosa io vi stia riferendo. Bene, quindi è una persona disposta a darsi in pieno a voi ed è chiaramente una persona che pur, vi ripeto, purtroppo essendo magari impegnata, anzi direi quasi sicuramente impegnata, è una persona che veramente perderà la testa per voi. Potrebbe essere già padre, perché una caratteristica proprio del re di coppe è la paternità, quindi potrebbe essere addirittura già padre. Quindi è una persona che vi dimostrerà tanto, ci sarà subito un approccio importante e per voi sarà sicuramente qualcosa di effettivamente unico. Quindi veramente vi troverete di fronte alla vostra anima gemella, ma ve l'ho detto con la carta del giudizio. Ultima carta importante, il futuro, quindi entro pochi giorni, entro poche settimane, quindi la soluzione finale della questione. Allora, qui abbiamo il 5 di coppe. Allora, vi confermo che in questo caso, purtroppo, non sarà un rapporto inizialmente libero. Allora, nel caso in cui voi siate impegnate, è chiaro che non sarà un rapporto libero, perché chiaramente lo sarà nel momento in cui voi decidiate di rompere, come dicevo appunto con l'appeso e con la torre, definitivamente con il vostro compagno. È un 5 di coppe, quindi chiaramente è un rapporto che potrebbe essere vissuto inizialmente di nascosto, ma sarà un rapporto che da un punto di vista erotico vi darà tantissimo. Quindi quella passione che sino ad ora non avete avuto con questa temperanza, questo 4 di denari, cioè voi vi lascerete proprio andare
completamente, cioè se adesso state cercando comunque di agire in maniera razionale, morigerata e saggia, evidentemente con questo re di coppe vi lascerete completamente andare e ve ne fregherete altamente che questa persona evidentemente sarà impegnata. Il 5 di coppe quindi rappresenta un appagamento fisico estremamente importante, quindi sicuramente fra di voi ci sarà un rapporto che partirà immediatamente in maniera molto intensa, un rapporto che voi vivrete senza rimorsi, senza sensi di colpa, proprio per non avere dei rimpianti. Quindi in realtà qui ci sarà proprio un gran bel rapporto che prenderà piede e che vi soddisferà da un punto di vista proprio erotico e sessuale. Ovviamente però ragazzi stiamo parlando di un futuro immediato, oltretutto parliamo anche di un futuro veloce perché il 5 di coppe è una carta appunto di coppe che rappresenta, come vi ho detto poco fa, tempistiche molto veloci, quindi qualche giorno, qualche settimana. Quindi a breve, vi ripeto, ci sarà sicuramente un incontro con una nuova persona, questo re di coppe, che vi rapirà il cuore, il corpo e l'anima. Lui rimarrà assolutamente folgorato in qualche modo da voi. Ci sarà un rapporto che partirà immediatamente, ma che potrebbe comunque portare a delle situazioni un po' difficoltose da viversi, quindi difficoltose nel senso di nascoste, ma fortemente appaganti da un punto di vista fisico ed erotico. Quindi da questa storia voi porterete via tutto ciò che potete. Questa carta rappresenta le baruffe veneziane in questo mazzo. Quindi queste donne prima o poi termineranno la loro lotta. Sì, assolutamente sì. Una delle due ne uscirà vincitrice, quindi o voi o la regina di spade, quindi o la regina di bastoni o la regina di spade. Ma quello che a voi deve importare e quello che obiettivamente a voi importerà sarà di portare via tutto quello che potete, perché non volete rimpianti. State veramente cercando di vivere questo rapporto e cercherete di vivere questo rapporto veramente godendo al massimo e nel massimo delle vostre possibilità. Non avete nessuna intenzione di lasciare intentata questa storia. Ma vi ripeto, perché comunque quest'uomo vi piace particolarmente e poi perché siete stanche sinceramente di aspettare e in qualche modo anche di, tra virgolette, subire gli inganni degli altri. È come se in qualche modo voi vorreste veramente rompere, ecco qua la torre, con delle abitudini che voi avevate nel passato, cioè quelle di essere un po' voi, tra virgolette, quella che magari subiva un tradimento. In questo caso è come se voi vogliate a volte comportarvi anche un po' voi da persona, tra virgolette, un po' birbantella. Ma questo proprio perché, ovviamente, siete stanche di situazioni in cui voi vi siete impegnate tanto e non avete ottenuto molto. Ok? Quindi sicuramente ci saranno dei rapporti, degli incontri, dei contatti con queste persone o con questa persona in particolar modo e saranno ovviamente dei contatti piccanti che ecciteranno molto voi ed ecciteranno molto questa persona. Dunque, sicuramente non vi annoierete. Sicuramente sarà un'estate per voi assolutamente foriera di novità. Vivrete questa conoscenza in maniera molto tranquilla e in maniera forse anche un po' più leggera, ma la cosa sicuramente, ragazze, vi farà bene e di conseguenza cercherete di appunto approfittare di tutto quello che il karma e quest'uomo vi possono regalare. Proprio perché evidentemente, vi ripeto, siete stanche in qualche modo di dover aspettare troppo, perché fino adesso avete effettivamente dato troppo voi a tutte queste persone. Di conseguenza è come se in questo momento voi stiate dicendo adesso tocca un po' a me. Quindi vi ripeto, sì,
Ci saranno dei rapporti proficui, interessanti, molto eccitanti, degli incontri molto importanti, dove voi godrete il massimo di ciò che piace a voi e sicuramente questa situazione vi ecciterà non poco. Come potrà proseguire con questo Re di Coppe, chiaramente lo vedremo più avanti, perché voi sapete che io ogni tanto e ad una determinata scadenza temporale rifaccio le stese, quindi comunque vedremo più avanti come andrà appunto poi a finire con questo re. Chi tra le due, la regina di spade o la regina di bastoni, riuscirà ad ottenere ovviamente il massimo da questa situazione, ma a mio avviso voi, perché chiaramente non c'è una carta di sofferenza per voi, quindi in qualche modo sarete voi comunque a trarne il maggior beneficio. Ok? Attenzione anche a questo cavaliere di coppe che potrebbe in qualche modo tornare da voi, però con un fare particolarmente sibillino. Potrebbe essere una persona non disposta a riappacificarsi con voi. Potrebbe essere appunto il ritorno di una persona del vostro passato con la quale avete avuto dei problemi, che però non è intenzionato, diciamo, a ritornare da voi per in qualche modo appianare la situazione, ma potrebbe essere anzi una persona che invece può ritornare un po' sul piede di guerra. Quindi prestate comunque attenzione a questa persona e, come appunto vi viene consigliato, cercate di valorizzare voi stesse nel massimo della vostra potenza e potenzialità. Ricordate anche la torre, cioè tagliate i rami secchi, tutto ciò che non vi fa stare bene. D'accordo? Di conseguenza, buoni incontri piccanti e pepati con questo spettacolare Re di Coppe.